Ehi là, benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio con Fabrizio. Questo episodio in realtà non era pianificato come gli altri, ma è sorto in quanto nell'ultimo episodio ho portato un bug dell'applicazione che stavamo testando che è stato messo in need review da Fabrizio. Need review semplicemente significa che il TL o il TC corrispondente alla campagna che si sta eseguendo, che nel mio caso è un test esplorativo fittizio su questa applicazione, richiede maggiori informazioni a riguardo del bug. Nello specifico Fabrizio ci aveva dato 3 domande, che metterò a schermo chiaramente, ma vi consiglierei ovviamente prima di andare a vedere questi altri 3 episodi. Detto questo, senza perdere altro tempo, direi vediamo subito l'episodio e vediamo un pochino questa need review. Ok ragazzi, rieccoci qui. Allora, se non vi ricordate, le 3 domande di Fabrizio erano queste qua. In realtà la risposta sarà molto semplice per tutte e 3. Come vedete, in una Fabrizio mi chiede se ho provato a chiudere e riaprire l'app per vedere se qualcosa si riaggiorna. Chiaramente, essendo passato del tempo dall'ultimo episodio, l'episodio 3 del coach review, e questo episodio qua, ho ovviamente chiuso l'applicazione e fatto altro con il mio telefono, chiaramente. E quindi direi che andremo semplicemente a riprovare quello che abbiamo fatto in maniera molto semplice e vedremo subito se effettivamente il comportamento inaspettato c'è ancora oppure no, e quindi avremo così risposta a quella domanda. Per quanto riguarda invece la possibilità di registrare o meno un account sull'applicazione di Affluences, se vi ricordate negli episodi 1 e 2 avevamo già guardato la sezione altro, dove c'erano un po' tutta una serie di altre voci che deviavano dalle funzionalità principali di prenotazione, e in quella sede non c'era nessun tasto di login o di creazione di un account, che tra l'altro è una particolarità dell'applicazione, cioè ti permette di utilizzare l'applicazione proprio senza account, che a priori può essere anche una cosa veramente buona. In ogni caso, anche per quello direi possiamo dare un'altra occhiata nella sezione altro. Eccoci nuovamente. Sicuramente una cosa molto importante che in questa situazione, essendo passato molto tempo, può influire negativamente su quelle che sono le evidenze è appunto il tempo. Nelle campagne su Triber normalmente una campagna ha una durata di test di 3 giorni e una durata di review di 2 o 3 giorni, per cui nei giorni a seguire dopo la fine del test il Triber Leader può eventualmente chiedere dei dettagli ulteriori, quindi mandare la segnalazione need review in modo tale da poter chiedere al Triber ulteriori evidenze. In questo modo è molto probabile che il prodotto digitale sia stato immutato dal momento in cui è stato fatto il test al momento in cui viene fatto, diciamo, il retest, o comunque viene chiesta un'ulteriore evidenza proprio su quel bug particolare. Questa è una cosa importante, come anche molto importante nel momento in cui si riceve la richiesta di need review, andare a rispondere in un breve tempo. Uno, perché può capitare che la campagna termini e quindi poi quel bug venga rifiutato, e due, perché appunto potrebbe essere possibile che vengano fatti dei rilasci successivi per andare a sistemare proprio quel bug evidenziato, e a quel punto non ci sarebbe la possibilità di poter soddisfare le richieste fatte dal Triber Leader e magari la segnalazione sarebbe rifiutata. Ritornando invece alla need review di Carlo, sì, è vero, è passato del tempo, però andiamo a vedere un attimo qual è l'esito della need review e se in effetti sono dei comportamenti normali, voluti quindi dal proprietario del prodotto digitale, quindi disegnati così come progettati, i famosi work as design o WAD, oppure se sono in effetti dei bug. Andiamoli a vedere insieme. Ma passiamo ovviamente al telefono e vediamo un po'. Ok, come prima cosa siamo nuovamente in home page dell'applicazione di Affluences e direi andiamo subito a vedere se c'è la possibilità di creare un profilo oppure no. Quindi navigando nella sezione altro, in realtà vediamo che non c'è nessuna possibilità di creare profilo, almeno da qui. Nemmeno nella home chiaramente c'è qualche tasto extra di menu che può apparire in alto a destra o in alto a sinistra, onestamente non ne vedo. E chiaramente nella sezione prenotazioni già sappiamo che dobbiamo inserire un'email, poi confermarla, tutto il classico iter, quindi direi che possiamo tranquillamente escludere la possibilità che ci sia la registrazione di un account da qualche parte dove vengono salvati i miei dati. Quindi la risposta alla prima domanda è negativa. Dalle verifiche fatte appunto da Carlo ci ha confermato che non esiste un processo di registrazione. Questo, parlando in linea generale, non è un bug. Ci sono diversi prodotti digitali che non prevedono per forza la profilazione dell'utente che va a interagire con quel prodotto. In questo caso non c'è la procedura di registrazione, per cui l'app può essere utilizzata come ospite andando soltanto a registrare i requisiti minimi per completare la prenotazione e quindi l'email. Per cui non è da segnalare l'assenza del processo
processo di registrazione. Cosa molto importante, il motivo per cui avevo chiesto la verifica a Carlo era appunto il fatto di non sapere nel bug form se lui si fosse o meno autenticato. Per questo, altro consiglio importante è quello di specificare quando cominciate a fare la description step by step e quindi a descrivere gli step da replicare per poter verificare quel bug, se si sta accedendo come ospite o se ci si è autenticati e quindi c'è un profilo registrato con il quale andate a interagire. Proviamo a questo punto a vedere se il bug si ripresenta. Questo andrebbe a verificare che cosa succede nel caso in cui io chiudo l'applicazione e la riapro, anzi sarebbe a distanza di settimane a questo punto. Quindi proviamo ad aprire per esempio questa biblioteca qui, andiamo su prenota, scegliamo sale di lavoro, che ne so, andiamo a prenotare e vediamo che ancora una volta c'è la mia email già popolata nel campo dell'email come la volta scorsa. Quindi direi assolutamente il bug si verifica nuovamente e assolutamente non è un comportamento che se ne va via chiudendo e riaprendo l'applicazione. Noto però questa volta onestamente che c'è un punto di domanda vicino alla mia email, quindi proviamo a cliccarlo a vedere un attimino cosa ci dice, magari ci dà qualche informazione aggiuntiva. Si prega di inserire un inizio email valido, riceverai via conferma il tuo codice di accesso email. Allora, il tuo indirizzo email verrà inserito automaticamente per le richieste di prenotazione future e verrà utilizzato solo per inviarti la conferma della prenotazione. Ok, non lo so, allora, questa cosa qua un pochino effettivamente mi spiega questo comportamento, nel senso che qui mi viene detto che verrà salvato per richieste di prenotazioni future, però. Quindi non mi è al 100% chiaro come verrà salvato e soprattutto capisco che verrà salvato, ma se poi io lo vado effettivamente a rimuovere dai miei indirizzi email dentro alla sezione prenotazioni, mi aspetterei che poi non ci sia più l'indirizzo salvato a quel punto, perché altrimenti la mia domanda diventa: come faccio ad andare a rimuoverlo completamente dai sistemi? Devo scrivere al supporto per poter rimuovere dai miei dati? In ogni caso direi che questa cosa qua la può commentare anche Fabrizio e dire un pochino che cosa ne pensa lui e se questo rende invalido il bug oppure no. Vorrei commentare il pop-up informativo che ha mostrato nell'ultima immagine Carlo. Quel pop-up in realtà spiega che l'email rimarrà memorizzata e quindi diciamo va a giustificare il fatto che quell'email sarà riproposta. Come ogni comportamento che andiamo a testare quando appunto utilizziamo un prodotto digitale, bisogna sempre fare attenzione a tutti quei messaggi o a tutte quelle pop-up o tips che sono presenti nella pagina, perché ci forniscono informazioni utili a evitare di segnalare falsi bug. Se questa tips fosse stata visualizzata precedentemente, magari Carlo non avrebbe segnalato il bug o lo avrebbe segnalato comunque se per lui fosse stato un comportamento anomalo. Facciamo un attimo attenzione a questo per lui. Il bug non è un comportamento soggettivo, il bug è un comportamento anomalo oggettivo. Quindi che cosa significa? Se per me un comportamento è anomalo e quindi non funziona correttamente, da qui appunto il bug, deve valere anche per, in questo caso, il Triber Coach o il Triber Leader che va a verificare quel bug. Non può essere un punto di vista, perché il punto di vista, e quindi soggettivo, non rappresenta un bug. Magari potrebbe andare a presentare un comportamento che per me, che in questo momento sto testando quel prodotto digitale, può sembrare strano a via delle esperienze, di comparazioni con altri prodotti digitali simili, ma non è un bug. Sembra strano che in effetti l'ultima mail utilizzata venga registrata e quindi riproposta, bensì è un comportamento normale, perché quest'app è stata progettata in questo modo e quindi nel caso di una segnalazione reale come quella di Carlo, con l'ulteriore evidenza, il bug diciamo non sarebbe accettato. Altra cosa molto importante, che era stata una delle richieste fatte appunto a Carlo per la need review, era quello di provare a chiudere e riaprire l'app, semplicemente perché magari era una memorizzazione temporanea e chiudendola magari si sarebbe cancellata. E in questo caso non è così, perché appunto Carlo ha detto che col tempo l'ha utilizzata diverse volte e il comportamento non è cambiato, per cui è proprio una impostazione progettata in questo modo e funziona in effetti anche correttamente, tant'è vero che l'email, per quanto si possa aver chiuso o riaperto l'app, è sempre presente. E in queste situazioni l'ulteriore prova che si può fare, che Carlo non ha fatto ma io non gliel'ho neanche chiesta, è quella di disinstallare l'app e reinstallarla. Ovviamente se fosse presente sarebbe già un po' più particolare come comportamento, perché ipotizziamo che non sia il mio smartphone e sia quello di mio fratello, per cui lui me lo presta, io utilizzo l'app, dopodiché la disinstallo, passo a lui lo smartphone, lui lo continua a utilizzare per fatti suoi, reinstalla quell'app perché magari gli serve e trova la mia mail. Quindi già lì sarebbe un bug un po' più particolare, o meglio sarebbe proprio un bug. Nell'altro caso è un comportamento voluto e quindi rientra in un comportamento, per quanto magari strano,
comunque corretto. A questo punto, per approfondire la questione relativa a questo punto di domanda, forse quello che andrei a fare è muovermi qui nella sezione prenotazioni che ho appena aperto e provare a reinserire il mio indirizzo email vecchio, quello che ho cancellato per questa dimostrazione di questo bug, e poi andrei a vedere se c'è un qualche tasto del tipo cancella tutte le informazioni relative a questo account o rimuovi i miei dati o qualcosa del genere che magari mi sono perso. Allora, c'è da dire che io ho fatto 2 o 3 tentativi di inserirlo o disinserirlo, ovviamente per verificare se le cose andavano lisce oppure no. Però non mi è molto chiaro questo troppi tentativi all'ora, cioè in che senso troppi tentativi all'ora? Devo aspettare un'ora? Quindi forse anche qui questa cosa qua non è particolarmente chiara. Non so se io la riporterei come bug perché di fatti capisco che l'applicazione si sta un po' proteggendo da magari qualcuno che vuole provare a inserire l'indirizzo email tantissime volte, però è sicuramente una cosa scomoda, quindi forse anche qui mi sarebbe piaciuto a questo punto andare a segnalare un bug di usability dove dicevo mi piacerebbe che questo pop-up sia un pochino più informativo e mi dica quando potrò riprovare con questo indirizzo email. In ogni caso purtroppo capisco che ora ormai siamo già in mid review, quindi immagino che la campagna sarebbe corrispettivamente chiusa e questo purtroppo è sicuramente un aspetto spiacevole che può capitare nel bug hunting, ovvero di trovare un bug dopo che la campagna è stata chiusa. Qui ci troviamo di fronte a un nuovo bug. In realtà sono 2 bug. Il primo è semplicemente un bug di usability perché io utente non so quanti tentativi ho a disposizione, non mi viene data questa informazione, mi ritrovo che di colpo l'app mi dice hai fatto troppi tentativi e soprattutto non mi dice fra quanto posso riprovare. E questo è un bug perché io posso sbagliare un'email, posso, come dicevo prima, prestarlo a mio fratello, in quel momento stiamo facendo 2 prenotazioni differenti, ovviamente stiamo dicendo che è un bug di usability, non è un malfunction, e questo è uno. Il secondo bug è un typo perché troppi tentativi all'ora. Cosa significa? Ho fatto troppi tentativi, ok, mi è chiaro, in un'ora? Posso riprovare tra un'ora? Questo non aiuta la comprensione appunto dell'utente rispetto al messaggio che sta leggendo. Anche la fase di need review avete visto più o meno come viene pensata sia dal triber leader e sia appunto dal triber che si ritrova a dover rispondere a delle richieste di chiarimento. Come sempre consiglio, quando vi trovate a testare un prodotto digitale, registrate più o meno sempre tutta l'interazione perché vi possono capitare bug che magari li vedete, poi partite con la registrazione e non vi si presentano e quindi è sempre comodo più o meno attivarla dall'inizio. E ricordatevi anche che quando poi andate a segnalare nel bug form il singolo bug lo dovete estrarre dalla registrazione completa. Non caricate video di minuti semplicemente perché all'interno al minuto 1,5 è presente il bug, perché così è di difficile interpretazione. Vi saluto e alla prossima. Ok, grazie mille Fabrizio, è stato un episodio super interessante e una need review super interessante. E ragazzi, spero che questo sia un esempio valido di una possibile need review che vi può capitare in una campagna di bug hunting. Le need review non sono qualcosa di cui spaventarsi, ma è assolutamente normale e servono semplicemente per dare delle informazioni extra che magari noi non sapevamo potessero essere utili o che magari assolvono dubbi che sono sorti o al cliente o al TL OTC di riferimento della campagna. Quindi sono veramente la prassi su Triber e non c'è assolutamente da preoccuparsi del tipo oh mio Dio non mi hanno approvato il bug e me l'hanno messo in need review. Immagino comunque che per molti di voi queste cose siano già tecnicamente note perché abbiamo già fatto molti contenuti sui vari canali social di Triber, oltre che i classici corsi chiaramente. Ho detto questo, per qualsiasi domanda lasciatemela nei commenti come sempre e per il resto fatemi sapere se avete apprezzato il video o meno e ci vedremo al prossimo episodio sul canale di Triber.